Volevo iniziare questa puntata facendo una recensione di un film. Anzi, volevo solo fare la recensione del film, ma credo che non lo farò. Perché non mi sento titolato per parlare di cinema. Non so, sapete, anche se qualcuno pensa che io faccia il regista, e essenzialmente lo sono, o lo faccio, che è leggermente diverso. Io credo che... fammi vedere dove mi fa andare lui. No, non mi fa andare dove voglio andare. Io credo essenzialmente che ne capisca veramente poco e abbia un approccio veramente gnè nei confronti del cinema. Anche se poi tendenzialmente se mi fa vedere qualsiasi cosa io la guardo e al massimo ti dico se mi è piaciuta o non mi è piaciuta. Il film che ho visto si chiama Civil War, è dell'anno scorso di Richard Wright se non sbaglio. È un film tratto da un libro e si vede proprio lontano un chilo di chilometri, in cui si ipotizza una guerra civile ai giorni nostri negli Stati Uniti d'America, perché il presidente inizia a prendersi un po' troppi poteri e a un certo punto un paio di stati, legacy, la California e il Texas, dicono sai che c'è, vaffanculo e noi ci secessioniamo, e il presidente dice no, vaffanculo voi, eccetera eccetera eccetera. Per qualche motivo bislacco il presidente non lancia delle testate nucleari su California e Texas e di conseguenza inizia una guerra civile cazzutissima. E tutto il film viene visto attraverso il punto di vista di quattro reporter che fanno un viaggio da New York, che è una zona relativamente tranquilla, fino al fronte che sta vicino a Washington, per immortalare, per fare un'intervista al presidente e per mostrare il fronte del combattimento, mostrando anche gli orrori della guerra su un suolo americano, perché gli americani essenzialmente, tutti noi che non viviamo in una zona di guerra, vediamo le cose attraverso il telegiornale ma non ne capiamo la gravità finché non diventano una cosa nostra, e mostrare quelle cose terribili, inumane, non è da me, cioè non sono io che posso parlare di queste cose in un film, cioè mostrandole non con della gente di un altro colore della pelle dall'altra parte del mondo che non c'ha un cacchio di soldi eccetera eccetera, ma noi cazzo, ti fa un po' ragionare. Il film mi è piaciuto perché mentre per quanto concerne il raccontare degli orrori della guerra e anche le parti di azione risulta un film molto 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 forte, dato che è un film che comunque parla di personaggi, perché tutto viene visto attraverso questo viaggio di queste quattro persone, e i personaggi invece vengono sviluppati in maniera un po' raffazzonata, cioè una cosa che avrebbe avuto un respiro più corretto in una serie televisiva, una miniserie, e mentre in 2 ore di film a un certo punto ti ritrovi catapultato in delle situazioni e dici ma sì, ma il percorso che ha fatto questo, e tutti dicono ma avresti dovuto capirlo. Sì, avrei dovuto capirlo, però avevo capito che era un escamotage quello che stava succedendo e non l'ho vissuto, per cui quello mi ha dato un grande distacco dalla sospensione dell'incredulità. Vabbè, quelli sono anche cavoli miei. Perché volevo parlarvi di questo? Perché adesso viene qui la cosa bella, perché la realtà è che la guerra civile è dentro di noi in un qualche modo. In qualche modo significa che siamo tutti più poveri, lo sentiamo, lo possiamo toccare con mano, siamo più devastati e con meno speranze rispetto ai nostri padri, nel senso ai nostri genitori, le generazioni precedenti. E questa cosa, soprattutto in quelli della mia età e forse anche nei millenniali, si sente particolarmente. Da cosa derivo tutto questo? Derivo tutto questo dal fatto che ho iniziato a pubblicare sul mio canale YouTube i video di The Morning Rant, partendo da dove li avevo lasciati sul canale di Runtime, cioè dall'ultima di settembre probabilmente o qualcosa del genere, e ne pubblico uno al giorno. E questa cosa ha fatto sì che il mio pubblico standard, che era abituato ai contenuti in inglese, ehm, si trovasse un po' spaesato al punto che ho perso eh, un 2% dei miei subscriber, cosa di cui me ne frega particolarmente poco, perché YouTube non è mai stato un canale di affezione, ecco. Magari dico canale di comunicazione, perché magari uno cerca qualcosa, trova i video promozionali o tutorial dei miei programmi, va a vedere i miei programmi, i miei software, e allora a questo punto va bene. Ma non l'ho mai fatto come personal branding, cioè non l'ho mai fatto per promuovere me stesso, perché
dato che il mio senso di autostima è talmente basso che vorrei nascondermi piuttosto che far vedere al mondo: oh, quanto sono bello, quanto sono bravo, adoratemi, glorificatemi, rendetemi grazie per la mia gloria immensa, qualcosa del genere. No, 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 no. E a un certo punto ricevo un paio di commenti. Uno è: non capisco una mazza di quello che scrivi. Allora gli ho detto: guarda, da adesso in poi mi impegno a metterti i sottotitoli in inglese tradotti dal sottoscritto, però in automatico, non mi metto lì a farli bene, perché fondamentalmente questi video puntano al mercato italiano, ok? Mercato. A un pubblico che parla la mia lingua. Dove parla la mia lingua non è soltanto parla la mia lingua, parla l'italiano, ma vuole sentire le cose che dico nel modo in cui lo dico. E un altro scritto: mi stanno sul cazzo queste copertine fatte con la I. E io: ah, il commento va avanti. Se va avanti così, mi disiscriverò dal canale. E io: ah, allora gli ho scritto: guarda, senti, effettivamente questi contenuti sono in italiano e lo scrivo anche nel titolo, The Morning Rant IT ITA, e utilizzo tutto questo ambaradam per sperimentare le mie applicazioni, un'applicazione che fa la trascrizione, un'applicazione che dalla trascrizione genera il prompt per la cover, un'altra applicazione per fare i tag, il titolo, cioè nel senso sto utilizzando The Morning Rant come uno strumento per imparare a migliorare le mie applicazioni. Per cui se tu non sei interessato a queste cose, o skippa i contenuti con sottoscritto ITA, oppure tendenzialmente skippa il canale, cioè molto sinceramente, molto tranquillamente. Ti capisco, al posto tuo direi lo stesso. Questo qua: basta, me ne vado, ciao. Anzi, senza neanche dire ciao. E io ho pensato: non mi ricordo, credo che tu sia maschio, non femmina, perché non credo che, cioè, però non vorrei generalizzare. Però secondo me hai veramente bisogno di sborrare, cioè adesso la dico in maniera, cioè hai veramente bisogno di farlo in maniera un po' più costruttiva, cioè abbiamo tutti bisogno non di scopare, ma neanche di godere, abbiamo tutti bisogno di un pizzico di amore. Ed è questa la cosa su cui vorrei rimuginare oggi. In realtà volevo rimuginare su un'altra cosa che già mi sono dimenticato, però sti cazzi, no? Vorrei rimuginare sul fatto che siamo tutti veramente incazzati e siamo tutti disperati, e questa è la cosa. Disperati nel senso più profondo del termine, non abbiamo la speranza. Quello che vediamo è un mondo che diventa ogni giorno più difficile da combattere, non in cui vivere, più difficile da combattere, cioè il mondo non è più un posto difficile, ma un posto inospitale, un posto che tenta di ammazzarti, che probabilmente ci riesce anche. Siamo veramente fottuti tantissimo, no? E è veramente terribile questa cosa qua, che siamo qui, che stiamo a litigare. Cioè, nel senso, se fosse non è neanche un bot questo coso qui, cioè questo è un essere umano, perché nessun bot farebbe una roba del genere. Questo è un essere umano che dice una roba così completamente, ma neanche in maniera gratuita, ma in maniera completamente fuori di testa, nel senso, cioè hai voglia di litigare, ma perché? Cioè, perché già ci sono poche energie, cioè io ho pochissime energie e tu vuoi trascinare alla guerra civile? Ma vaffanculo! Fatti una sega, non lo so, cioè fatti qualcosa. Ma veramente, ma fatti anche un po' un treno di cazzi tuoi. Ah, e vi rendete conto di questa cosa qua? Cioè uno deve parlare di un film che gli è piaciuto che ho visto il primo giorno di lavoro. Adesso ve la racconto ancora. L'aneddoto diventa ancora più divertente. Il mio primo giorno di lavoro sarebbe dovuto essere il 7 di gennaio, quando il 6 era lunedì. Nella notte tra il 6 e il 7 di gennaio mio figlio si è svegliato e mi ha tenuto sveglio dalle 3 fino alle 7. Poi a un certo punto si è svegliato tutti. Ero talmente rincoglionito che ho detto: ragazzi, io non ci vengo in ufficio. Cioè, proprio non ce la faccio. Ho una mezza cosa da fare, sarei andato tardi. A un certo punto ho detto: sapete che c'è, non ci vengo. Ho lavorato da casa e alle 16, mi ricordo perfettamente, mi sono seduto un attimo sul divano e non riuscivo più a alzarmi. Lo so, lo ammetto che è una missione di debolezza, però così a un certo punto cosa ho fatto? Vabbè, mi guardo un film, tanto cioè, non ho energia per alzarmi, le cose che dovevo consegnare le ho consegnate, il convegno che doveva iniziare è iniziato, è andato tutto bene. Non lo dico neanche sottovoce perché è finito 3 giorni fa, e per cui direi che che devo dire, nel senso, mi son guardato questo film, però immerso in questa situazione, in questa candida situazione di boh, e adesso vi faccio partire una pubblicità perché non mi ricordo il vero significato, cioè quello di cui devo parlarvi in questa puntata.
Me ne sono ricordato e adesso le persone di voi, tra voi che mi vogliono bene, e non ci siete probabilmente, o che hanno una minima visione imprenditoriale, mi diranno sei un coglione. Però io vi rammento che io faccio i programmi per me stesso. Senti, ma non c'è nessuno, perché non vai? Cioè, ecco, bravo. Cioè, per le mie necessità. Fino a un paio di settimane fa vi ho parlato di Best Frame. Per voi sono passate 2 o 3 settimane, per me sono passati pochissimi giorni perché sto condensando un sacco di registrazioni, al punto tale che se il ritmo rimane questo ricomincerò a fare 2 puntate a settimana. Però vediamo. Best Frame, ve l'ho detto prima, è un'applicazione che è pensata per tirar fuori i fotogrammi migliori da un filmato, ok? E una cosa a cui io volevo lavorare è la possibilità di... Allora, l'applicazione, dovete immaginarvi l'applicazione come una finestra, una volta che è stata fatta l'acquisizione, una finestra con sotto le miniature dei fotogrammi che sono stati trovati in ordine di overall score, per punteggio generale, e sopra la finestra in cui vi mostra in grande il fotogramma. Se il video è orizzontale o quadrato, se il video è verticale vi fa la cosa: a sinistra l'elenco dei fotogrammi, a destra il fotogramma ingrandito. Dato che è un'applicazione pensata per tirar fuori i fotogrammi migliori e per stamparli, perché io l'ho pensato in quest'ottica, perché figa, l'ho fatto per mio figlio, volevo dare la possibilità di ingrandire con i ditini, col pinch to zoom, ok, l'immagine. E lì adesso le cose diventano molto difficili. Perché mi sono detto, questa roba qui la fa chiunque, vediamo come si fa, vediamo di chiedere a ChatGPT come si fa a fare sta roba. Lì adesso le cose diventano un po' complicate. Prima di tutto perché ChatGPT lavora su quello che ha fatto tutta la maggior parte della gente che ha fatto coding. E la maggior parte della gente che ha fatto coding ha fatto questa cosa per un'applicazione, se non nella totalità, per un'applicazione per iOS, ok? Per iPhone. Questo significa che l'unica modalità di interazione è il ditino, ok? Va bene, però fin qui va bene. Questa applicazione deve lavorare in Swift UI, ok? E in Swift UI le cose sono un po' complicate perché le gesture vengono gestite mediante un'unica chiamata. Tu puoi applicare a una vista una gesture e la gesture ovviamente può essere o lo scrolling, cioè sposti col ditino o col doppio dito l'immagine, o lo ingrandisci. Non puoi averle tutte e due. Per farle tutte e due devi utilizzare gesture simultanee, cioè prima una poi l'altra, nel senso che possono essere utilizzate insieme, in questo modo che tu puoi trascinare e ingrandire, ma non puoi fare 2 gesture, non puoi tenerle separate. Però questo già può essere una cavolata. Le gesture sono complicate. Le gesture sono complicate perché sono state pensate in modo tale da essere molto, ma allo stesso tempo la sintassi secondo me aggiunge un sacco di casino. E cosa significa? Facciamo finta di avere soltanto lo scrolling, ok? Se è soltanto lo scrolling, essenzialmente la cosa... Come funziona lo scrolling? Lo scrolling funziona in modo tale che tu puoi prendere la tua immagine, tutte le immagini vengono posizionate al centro del riquadro in cui devono stare e basta. Se vuoi fare lo scrolling, devi dirgli stai posizionato al centro, ma spostati a destra di X e in alto e in basso di Y, ok? Cioè hai comunque uno shift orizzontale e verticale. E questo shift orizzontale e verticale te lo devi salvare tu in qualche modo. Te lo salvi nell'immagine, nella view vera e propria. Questo perché? Perché essenzialmente tutti quelli che hanno pensato a questo tipo di soluzione fanno sì che uno vede un elenco di immagini, clicca sull'immagine, l'immagine si apre nella giusta dimensione, allora tu puoi ingrandirla, poi tappi su un'altra immagine e si guardi quell'altra. Però se ritorni sull'immagine precedente ricomincia dall'inizio. E invece io volevo mantenere la possibilità di essere ingrandita. Perché? E qui le cose diventano molto interessanti. Perché io ho messo la possibilità di applicare dei filtri. Nella fattispecie ci sono 4 filtri che vengono applicati in cascata. Il primo filtro è un denoiser basato sull'intelligenza artificiale che funziona abbastanza bene ma blurra un pochettino l'immagine. Poi un enhancer delle prese fatte in bassa condizione di luce che spesso e volentieri è più dannoso che altro, funziona solo se veramente c'è poca luce nell'immagine. Un deblur che è fatto essenzialmente se c'è un'immagine sfocata, il deblur funziona così: l'immagine viene ridotta di dimensione e viene ringrandita con l'intelligenza artificiale. Funziona a volte bene, a volte male, però va bene così.
E infine uno sharpen che non è basato sull'intelligenza artificiale, ma essenzialmente un incrementatore del contrasto locale mediante la convoluzione. Niente di che, è esattamente lo sharpen che c'è in qualsiasi tipo di controllo. E perché mi serve mantenere la posizione? Perché se io a un certo punto applico un filtro, tipo il filtro sharpen, che aumenta come si può tradurre sharpen? Il contrasto locale? Aumenta la definizione, incrementa la definizione, mettiamola così. Se io faccio così, io creo una nuova immagine, la view viene richiamata e ritorna all'ingrandimento precedente. Mentre io voglio che questa cosa qua dello sharpen mi permetta di vedere lo stesso dettaglio di prima e di attivare e disattivare il filtro in modo tale da vedere prima e dopo nei dettagli. Perché se tu vedi una fotografia in 4K, per esempio 4000 x 2000, che sono le risoluzioni standard di un 4K, più o meno, ecco, se la vedi a schermo non ti accorgi di questa cosa qua, devi ingrandirlo bene in modo tale da avere la stessa percezione di dettaglio che avresti se questa immagine fosse stampata. Per cui devi ingrandire. E per fare questa cosa qui ho dovuto scrivere un mio codice che mi consentisse, mamma mia che mossa del cazzo che hai fatto, ho scritto del codice che mi consentisse di salvare le posizioni, cioè l'ingrandimento e anche lo shift, guarda che bel lens flare, in modo tale da avere sempre lo stesso ed è legato al fotogramma. Va bene, questa è un'altra cosa. Altro limite è il bounding dello scrolling. Cioè, se io ingrandisco l'immagine, se l'immagine è non ingrandita, cioè la vedo tutta, deve stare al centro del fotogramma, cioè della view, dell'area proposta. Ma se io ingrandisco, io posso scrollare giustamente, ma non posso scrollare in modo tale che scrolli di più. Cioè, nel senso, non voglio avere delle aree bianche, delle aree vuote, perché non voglio andare oltre la possibilità di scrollare. Non so se mi sono spiegato bene. Cioè, se il mio riquadro è molto largo e poco alto, se io carico un'immagine 16 noni avrò delle bande vuote ai lati. Però nel momento in cui ingrandisco e l'ingrandimento è tale per cui l'immagine riempie esattamente il fotogramma, non devo poter uscire da lì. E anche questo non è stato facile. E tutto questo nell'ottica di lavorare con SwiftUI è stato molto faticoso, al punto tale che mi sono detto quasi quasi mi prendo un codice fatto per le versioni precedenti del sistema operativo e poi lo adatto a SwiftUI embeddandolo dentro, però per adesso va bene così. Questa cosa qua è per certi versi una grandissima rottura di coglioni. Perché? Perché sto perdendo giorni di lavoro, non è che ci metto tutti i giorni, cioè nel senso, però quell'ora o due di lavoro che posso dedicare a questo progetto per sistemare questo trascurabile dettaglio. Però secondo me non è trascurabile, perché sì, nell'ottica di fare un minimal viable product va bene, uno poteva anche fare la cosa senza nemmeno l'ingrandimento. Però io vorrei mettere queste cose perché è una di quelle cose che mi aspetterei da un'applicazione di questo tipo. Non trovate? Oltre alla possibilità di aggiungere i 3 pulsanti zoom in, zoom out e zoom all, cioè fondamentalmente ritorna alla dimensione standard, dove il zoom in ingrandisce di 2 volte l'immagine e zoom out la decrementa di 2 volte, cioè la ingrandisce allo 0,5%, cioè la decrementa di 2 volte, mantenendo però al massimo l'ingrandimento, cioè l'ingrandimento minimo è 1, cioè nel senso volevo dire l'immagine alla giusta dimensione. E anche qui le cose diventano complicate, perché una volta che ti metti a fare tutti i calcoli devi sapere esattamente quanto è grande l'immagine, l'area di schermo su cui lavori, e devi sapere quanto è grande l'immagine in modo tale da capire fin quali sono i bordi dell'immagine utilizzabili. Cioè nel senso, in pratica sto chiedendo a me stesso, cioè ai dati, più roba di quella che servirebbe tendenzialmente. Se cercate il codice su GitHub trovate delle cose relativamente semplici. Quando dovete fare sto tipo di roba non è così facile. E questa è una feature che oggi dovrei averla finita, manderò l'aggiornamento ai miei beta tester. E poi c'è un'altra roba che vorrei aggiungere, ma non so bene se aggiungerla subito, però mi potrebbe servire a me prima di tutto. Però prima facciamo un po' di spot pubblicitario. Ho pensato a questa cosa qui, l'ho pensata, come si dice, perché ho avuto necessità di questa cosa. Mentre se devo fare l'estrazione delle foto dei fotogrammi più belli di un video di mio figlio, tendenzialmente magari lo filmo che va in bicicletta per 1 minuto, ho diversi punti di vista,
e allora posso avere 3 o 4, poi in realtà lui ne trova molti di più, 3 o 4 fotografie belle da poter esportare, va bene. Nel caso in cui però ci ficcassi dentro un video già montato, e lì le cose sono un pochettino più complicate, ma ve l'ho già raccontato precedentemente. Come funziona precedentemente? Come funziona adesso? Essenzialmente, ispirato da tutta la letteratura sul raycasting, no, non sul raycasting, sul path tracing, mi sono detto, io sparo a caso. Un video è lungo 1000 fotogrammi, che corrispondono a 30 secondi più o meno. Ecco, io sparo nel mucchio, prendo un qualsiasi fotogramma e da questo qualsiasi fotogramma vado a cercare qual è il massimo locale. Cioè salgo sulla montagna finché non trovo il massimo locale. E vado avanti così, cercandone un po'. La donna che si sta dietro sembra un'attrice americana ed è veramente molto figa. Vabbè. Così tendenzialmente, tipo 30 secondi di filmato, sparo 30 numeri a caso e a questo punto mi trovo un certo numero di massimi. Vi ho anche detto che ogni volta che vado a fare la ricerca, se trovo una certa differenza in termini di colori tra un fotogramma e quello successivo, ipotizzo che ci sia un taglio e di conseguenza non vado avanti nell'analisi. Così facendo, cercando tutti i massimi locali, però c'è un problema. C'è un problema nel senso che mettiamo caso che abbiamo questo video di 30 secondi composto da 10 inquadrature diverse, ok? E io lancio un tot numero di numeri a caso per trovare. Può essere che nei numeri a caso mi salti un'inquadratura che non vada mai all'interno di dei fotogrammi che riguardano un'inquadratura, per cui non posso mai sapere se lì ho beccato per caso qualche numero, qualche fotogramma di buona qualità. Perché magari se ho beccato l'inquadratura precedente, mi sposto, arrivo lì al limite, e arrivando al limite non dice no, questa qui è un'altra inquadratura, non andare avanti a ricercare. Questo è un problema. Secondo problema, magari ci vado anche in tutte le inquadrature, però magari un'inquadratura ha più punti di massimo e ognuno dei quali che ha un valore un overall score, un punteggio complessivo maggiore di quelli di un'altra inquadratura. Per cui magari l'inquadratura viene analizzata ma non viene preso nessun punto di massimo perché comunque il punto di massimo di quell'inquadratura è inferiore a tutti gli altri punti di massimo trovati. E così questa cosa qui potrebbe non essere un problema, nel senso nell'ottica di come è nata questa applicazione. Però mettiamo caso che uno voglia dire voglio ricavare uno storyboard a partire da un filmato. Allora, come si fa? Uno potrebbe dire, potresti prendere tutto il codice, tutte le idee che ti eri fatto su FCPX Cut Finder, che è quell'applicazione che trova i tagli, cioè tutte le singole inquadrature, e poi da lì far partire una sottoistanza di questa applicazione che trova il punto di massimo per ogni inquadratura. Va bene? Però io potrei anche pensare di fare una cosa un pochettino più veloce e mettere come opzione analizza tutto e fammi lo storyboard o qualcosa del genere che partirebbe ben bene dal codice che ho già fatto e funzionerebbe. In pratica avrebbe questo tipo di approccio. Ci sono due soluzioni insieme. Il primo punto di approccio è analizzare tutto il filmato, capire, andare a trovare i segmenti, niente di impossibile. A questo punto per ogni segmento trovarsi la foto migliore, che è un punto di vista, e questa è una cosa interessante. Quando si analizza un fotogramma per la prima volta, gli si associa un codice. Questo è forte, E questo codice è nel senso, prendo un fotogramma, non ha nessun codice, gli assegno un codice, vuol dire che quello fa parte di quella inquadratura. A questo punto vado avanti, cerco il fotogramma prima e fotogrammi dopo, e tutti i fotogrammi che appartengono a quella stessa inquadratura gli assegno lo stesso codice. Se a un certo punto trovo che c'è un salto, nel senso che c'è un fotogramma che va oltre, che deborda dall'inquadratura, va nell'inquadratura successiva, allora gli dico, sai che c'è? Ti assegno un altro codice, parte da lì ricorsivamente un secondo thread che analizza, in realtà potrebbe essere anche lo stesso thread, che analizza quell'inquadratura in parallelo rispetto a quello precedente, e così andiamo avanti fino alla fine. In questo modo tendenzialmente possiamo analizzare veramente tutto il filmato e a questo punto
per ogni fotogramma sappiamo a quale inquadratura appartiene. Ogni fotogramma analizzato sappiamo a quale inquadratura appartiene. E così facendo possiamo andare a costruirci in maniera relativamente economica dal punto di vista del codice da scrivere la letteratura, di senso essenzialmente di per ogni inquadratura trovare il fotogramma col punto più alto. Perché? Perché una volta che abbiamo finito la scansione, sappiamo tutte le inquadrature che abbiamo usato, magari il codice può essere semplicemente un codice numerico, 1, 2, 3, 4, sappiamo che abbiamo trovato 10 inquadrature, facciamo che ne abbiamo trovate 8, e a questo punto per ogni inquadratura troviamo il punto di massimo, che a questo punto sarà il punto di massimo non locale, ma il punto di massimo assoluto dell'inquadratura. Così facendo possiamo anche trovare una sorta di tappabuchi per capire se ci sono dei range temporali del nostro filmato che non sono stati coperti, per cui magari in questi qua dire qui manca una copertura, ok? Oppure anche semplicemente ogni volta che fai un'indagine, che parti sempre da un numero casuale, ogni volta che fai un'indagine dici ho coperto questo, ho coperto questo range, ho coperto quest'altro range, a questo punto ogni volta vai a cercare un numero casuale in quel range, nei range che mancano, in modo tale da andare a un certo punto a coprire tutto. Questo per fare una ricerca euristica, però effettivamente una volta che arriviamo a questo punto qui si potrebbe anche pensare, sai che c'è, li analizzo tutto e cerco il video e cerco il massimo locale. Ovviamente questa cosa qua deve essere fatta prima, perché l'analisi deve essere un'analisi differente, cioè l'assegnazione dei punti è quella, l'assegnazione di qua e di quell'altra, però essenzialmente se dobbiamo anche assegnare le inquadrature, dobbiamo comunque cercare di capire se analizziamo tutto il filmato. E dato che deve essere analizzato tutto il filmato in qualche modo, l'algoritmo di ricerca è differente, di conseguenza una volta che trascini il filmato nella finestra devi dire vuoi cercare tutto il filmato o vuoi andare in maniera euristica, o ancora meglio è un filmato che ha i tagli o è un filmato una sequenza unica, perché a seconda di quello che tu scegli utilizzo un algoritmo o un altro algoritmo. E questa roba qua mi piacerebbe tanto implementarla in modo tale da poter esportare i fotogrammi più rilevanti. A questo punto la vista non ti deve mostrare soltanto i fotogrammi in ordine di score, ma anche in ordine temporale, ed eventualmente magari farti anche un'esportazione in PDF dello storyboard, però qui andiamo a livelli che sono forse troppo fuori dalla cosa. Basterebbe anche semplicemente esportare tutti i massimi locali del filmato. Questa roba qua è bella. Ritarderebbe di 2 o 3 giorni l'uscita dell'applicazione, sì, ma chi se ne frega, tanto sono in alto mare per altre cose. Ed è interessante che, avendo raccontato questa, che è fondamentalmente la cosa importante di questo filmato, l'intelligenza artificiale, che dà molta più rilevanza all'inizio della chiacchierata, parlerà di guerra civile, parlerà di odio, parlerà di questo, parlerà di quest'altro. E noi siamo contenti di questa roba qua, perché finché funziona così male siamo salvi. O magari funziona male perché utilizzo un modello che non è tanto raffinato quanto che magari usare il modello nuovo di ChatGPT, che è il modello O3, che l'hanno annunciato sotto Natale ma non è ancora disponibile, però avrà dei costi talmente elevati che anche sti cazzi, no? Dai, l'ultima pubblicità, poi i saluti finali, gli abbracci, le slinguazzate. Se avete visto questa roba in video, io vi chiedo cortesemente di commentare, probabilmente in inglese, dicendomi che non vi piace quello che faccio, ma va bene così. Se vi è piaciuto tantissimo mettete un like, c'è qualcuno che mette sempre dei like, è molto carino, vi voglio bene. Se proprio avete trovato sta roba, l'avete trovata interessante e non ci cade nessuno, sottoscrivete al canale, altrimenti fate una cosa, evitate di disiscrivervi, però con grande libertà fate un po' quel cavolo che vi pare. Se invece avete sentito questa roba in audio, siete invitati sul gruppo telegram.me/technopillsriot per chiacchierarne. In realtà potreste venire sul gruppo Telegram Technopillsriot anche se avete visto sta roba in video. Dovrei mettere il link, sì, dovrei modificare un prompt, ma potrei anche pensarci e farlo, altrimenti ragazzi, cioè amici come prima, tutto quanto. Ovvio che sarebbe bello che condivideste questo episodio in modo tale, mi è piaciuto tanto, un bel interessante lucubrazioni, ma sicuramente non lo farete e va bene così, va benissimo così, va bene, voglio iniziare l'anno nuovo senza troppe guerre civili. E infine basta, a valle se avete stato ascoltando questa roba in audio, in podcast, il podcast si chiama Technopills, cercatelo nel vostro aggregatore o quel cavolo che si chiama, a valle della sigla finale, che vi ricordo è The Uninvited degli Alter Bridge, ovviamente rimaneggiata,
vi beccate il riassunto di ChatGPT, che è il mio modello addestrato, cioè il modello, non è un modello addestrato, è la mia serie di prompt che servono per creare contenuti a cazzo sulla base di contenuti che non sono neanche tanto a cazzo. E mettendo insieme analisi del testo trascritto, anzi trascrizione del testo, analisi della trascrizione del testo, generazione di contenuti citeriori e infine sintesi vocale, che se ci pensate bene è una figata cosmica. Sarebbe interessante veicolarla in qualche modo, ma per adesso va bene così. Che altro aggiungere? Basta. Vi auguro una buona giornata e un buon ascolto di quel che verrà, o una buona visione di quel che verrà. Insomma, vi auguro che stiate bene e che non vi viate troppe guerre civili. 3, 2, 1, il ciao in arrivo. Ok, 3, 2, 1, mettiamo la giusta esposizione che fa rima con... Ecco, bravo. Non si vede più una beata sega. Nel buio totale, ciaone e zio maiale.